il mio punto successivo è venuto fuori dal fatto, di nuovo, cose accidentali. Come vedi, le cose accidentali capitano continuamente, hanno un significato enorme. Però naturalmente, come dice lei, la fortuna aiuta, ma solo quelli che sanno vedere. Esatto. E infatti, no, questo, l'altro colpo di fortuna era questo, che avevo uno studente lì che si chiamava Howard Temin, ed era venuto nel laboratorio anche un postdoc che era un veterinario, che si chiamava Harry Rubin. Sì. E Harry Rubin lavorava con virus, per quello era venuto da me, perché lavorava con virus e voleva usare questi metodi per misurare. E questi virus che lui usava erano virus speciali che producevano leucemie nei polli. E lui ha studiato questi virus, ha studiato perciò un sistema di cellule tali che se lui immetteva il virus su questo strato di cellule, le cellule che venivano infettate cominciavano a crescere in modo anormale. Sì. Facevano quello che chiamano i fuochi, dei punti di... dei punti. Certo. E perciò questo era un mezzo per misurare l'attività di questi virus. Sì. Perciò mentre negli altri, quelli che usavamo prima, era il fatto che il virus distruggesse la cellula quando si moltiplicava, invece in questo caso il virus invadeva la cellula e la faceva crescere. C'era tutto l'opposto, ma funzionava lo stesso, capisci? Sì. E Temin si è messo a lavorare con lui, perché se gli piaceva questo sistema, con Rubin. E poi Temin ha fatto la tesi sopra questo, perché lui, nel suo lavoro che facevamo, insomma, che io sorvegliavo, insomma, si vedeva questo, si vedeva che insomma, che le cellule, una volta venivano infettate, rimanevano infettate, cambiavano caratteristiche e queste caratteristiche poi rimanevano costanti. Perciò l'idea era che questo virus introduceva qualche cosa che persisteva, in maniera da dare queste caratteristiche cambiate ma costanti alle cellule. E mi ricordo che ha fatto, sulla sua tesi di laurea, era tutto basato su questo. E nel comitato per la tesi c'era Max Delbruck, e Max Delbruck non voleva sentirlo quello, perché lui dice, ma non c'è prova, questa è un'idea, ma non c'è prova. Insomma, queste lunghe discussioni, sì, insomma, fin del punto lui ha ragione, ma anche aveva torto, perché se c'è un'idea bisogna perseguirla, poi andare a cercare il metodo per verificarla, ma non abbandonarla, semplicemente perché non hai ancora verificato. Ma per me questo è stato molto importante, perché per me questa idea mi affascinava. Io dicevo, quasi certamente questo è vero, perciò questo può essere la chiave del cancro. Il cancro è come malattia dei geni. E allora però pensavo, com'è possibile che questo succeda con un virus come quello, che è un virus che come geni, ha i geni fatti di RNA, non di DNA. Il RNA non è un portatore permanente di geni come il DNA. Perciò mi sembrava strano. Allora ho pensato, perché non prendiamo un virus che abbia le stesse effetti, ma che abbia i geni di DNA? È capitato che proprio in quel periodo dei ricercatori Washington, all'NIH, avevano scoperto un virus di questo tipo, che hanno chiamato il virus del polioma. Perché lo chiamano polioma? Perché iniettato nei topi produceva tumori in vari organi. E questo virus mi sembrava, dalle caratteristiche che sapevo, che forse aveva i geni di DNA, come tutti i virus. Per cui ho chiesto che me ne mandassero un campione, l'abbiamo fatto crescere e abbiamo estratto l'acido nucleico ed era DNA. Per cui avevo il virus che volevo, un virus che produceva tumori ma che aveva i geni di DNA, per cui non dovevo preoccuparmi di quello che succede all'RNA. In fondo quello che succede all'RNA è stato risolto più tardi da Temin e Baltimore. E allora così abbiamo cominciato a lavorare sopra
sopra questo virus. E prima di tutto abbiamo sviluppato i mezzi per saggio, per formazione. Per questo virus abbiamo scoperto che ha una caratteristica anomala, cioè che su certe cellule cresce moltiplicandosi e uccidendo le cellule. Sì. Su altre cellule le infetta e non cresce e le cellule diventano trasformate, cioè cellule cancerose, le chiamiamo cellule trasformate. Sì. E per esempio nel topo si cresce, si Sì. moltiplica e uccide le cellule. Nell'hamster forma questa trasformazione. Dunque perciò lì la cosa è interessante, si vede che c'è qualche cosa che ha a che fare con il rapporto tra virus e cellula. E perciò questo è diventato l'obiettivo principale del nostro lavoro.